Eccomi, sono tornata. Adesso aspettiamo se Moonchild riesce ad arrivare. Scusate, ma non so cosa succede oggi. Non funziona. Non funziona. Quindi intanto che aspetto Moonchild vado avanti. Allora, vediamo che cosa ci vuole dire questa onda del mago. Eccolo qua. Eccoci qua. Eccoti qua. Oh, bene. Ora Ho sembra che... cambiato apparecchio e quindi Bene. Ti sei eccoci qua. stabilizzato. Allora, vediamo che cosa ci vuole dire. Vi dicevo prima che l'onda del mago ci chiede di riconoscerci e di manifestare quello veramente che vogliamo portare nella nostra vita. Chiuditi il microfono che fai casino come al solito. Sì, scusa Avanti. perché ho problemi con sta lampada ancora. Per favore, se sto parlando, chiuditi il microfono. Ok, grazie. E quindi chiedendoci di riconoscerci e di manifestare veramente quello che vogliamo ottenere, quello che vogliamo lasciare andare nella nostra vita di tutti i giorni, il mago ci incomincia a chiedere di incominciare a cambiare modo di guardare quello che è la nostra vita, cominciare a cambiare il modo di vedere cosa vogliamo portare nella nostra vita, che cosa c'è intorno a noi, qual è la nostra realtà, qual è la realtà che veramente noi vogliamo creare. Quindi cominciamo a togliere i confini, non pensate solo al vostro giardino, al vostro confine, guardatevi in una maniera più ampia, guardatevi all'infinito, guardatevi lontano e guardate che cosa c'è. Provate a capire quanto vi stavate limitando ogni giorno della vostra vita e quando invece potete rendervi liberi di poter aprire quella visione e poter guardare le cose in maniera diversa e anche potervi permettere di essere diversi e potete anche permettervi, darvi il permesso di portare nella vostra vita proprio degli intenti molto diversi, che sono a vostra disposizione, perché ognuno di noi, come vi ho detto prima, è il mago della propria vita. Quindi in questo modo riuscite a creare come aprire una nuova porta e a iniziare a creare la vostra vita in una maniera completamente diversa. Che vi chiama, c'è qualcosa che vi chiama, qualcosa che è a vostra disposizione, qualcosa che voi sapete fare benissimo. Ognuno di noi ha la propria magia nelle mani. Quindi create la magia che è per voi, qualunque sia quella magia. Non c'è nessun limite e nessun ostacolo. L'unica cosa che il mago vi chiede di riconoscere è il vostro cuore. Perché il nostro cuore? Perché il mago ci riporta in contatto con quello che è il proposito della nostra anima e la nostra anima è seguire il nostro cuore. Quindi lasciarci guidare da quel cuore che è esattamente la nostra bussola. Allora lì troviamo veramente qual è la nostra magia. Allora lì riusciamo veramente a trovare veramente quel sorriso che ci mancava ogni giorno della nostra vita. Capite? E ci chiede questo mago di portare veramente questa armonia in ogni cosa della nostra vita, come se noi dovessimo veramente avere una barca che naviga in un mare assolutamente calmo ed assolutamente in balance e non si rovescia. Ok? Perché? Perché noi portiamo le cose in armonia. Il mago ci aprirà diverse strade, ci saranno diverse possibilità che verranno sciorinate davanti a noi, mi viene da dirvi. Quindi osservate quale di queste strade volete navigare, dove volete portare la vostra barca. E provate un attimo a rimanere, a non correre subito verso la prima che vi viene mostrata, ma anzi di rimanere un attimo nel centro, di non perdere il vostro centro e di lasciare che tutto questo si mostri affinché voi possiate scegliere veramente quella che è per voi, qual è la magia più grande che volete portare nella vostra vita. E mettetevi in contatto, dice il mago, con tutte quelle che sono le vostre emozioni e riportate
e riportate veramente quella grandissima armonia dentro di voi. Okay? Perché il mago vi farà capire che voi a disposizione avete veramente tutto, che non vi manca assolutamente niente per poter creare, ma siete assolutamente nel centro. Ma che cosa vi serve per poter creare? Di darvi il permesso di poter vedere quella visione in una maniera completamente diversa da quella che è stata fino ad oggi. Quindi aprite quella visione e lasciatevi portare, ok? E il mago vi chiede anche un'altra cosa in questo percorso, vi chiede di smettere di nascondervi, vi chiede di uscire veramente come voi siete. Cosa dici? Unifico per incantare. Incantare chi? Incantare me stesso. Incantare la mia vita e portare quell'incanto, quel sogno nella mia vita, che io posso manifestare con la mia bacchetta. Ma manifestare come? Lasciando andare tutti quegli attaccamenti e affidandomi a qualcosa di più grande, che io sono assolutamente in grado di portare nella mia vita. Quindi smettiamo di avere paura di portare nella nostra vita delle cose. Non abbiate paura, ma lasciatevi veramente coinvolgere, lasciatevi veramente andare, lasciate veramente che si aprano quelle porte e voi possiate riallacciare veramente tutti quei fili che sono a vostra disposizione e che possono portare tutto questo nella vostra vita. Quindi il mago vi apre diverse porte, vi chiede semplicemente, come vedete, di non dimenticarvi il vostro cuore e di rimanere nel centro, di lasciare che si mostri tutto quello che state portando, ma si mostri come? Aprendo totalmente quelle porte. Non ci sono dimensioni, non ci sono limiti, come vi dico sempre. Quindi lasciamo che la magia possa entrare come un vento caldo da quella finestra e possa avvolgermi affinché io possa ritrovare veramente anche la magia che c'è in me, assolutamente in connessione con la magia del nostro pianeta, con la magia di tutte le altre persone, affinché tutte insieme possiamo co-creare le nostre realtà e uno con l'altro aiutarci a creare qualcosa a livello planetario. Vediamo un po' quali sono gli aiuti. Guardate, l'aiuto è, adesso devo capire dove ve lo devo far vedere qua, è la rinascita. Vedete che pera. Che pera che vi dice di non avere paura e quindi di puntare verso il sole. Quindi di andare su, di trovare quella forza per potervi manifestare e di andare fino al sole per portarlo sopra la vostra testa, perché vi possa illuminare la vostra vita. Questo è assolutamente importantissimo. Vediamo con le carte del sole della luna. Guardate la luna. Quindi tramite che cosa? Rinascete ma in contatto con le vostre emozioni. Non lasciate che le vostre emozioni eh, siano soltanto nel vostro cuore, ma portatele a disposizione della vostra mente. Quel cuore deve essere a disposizione, deve usare la nostra testa e la nostra mente per co-creare. Quindi devono essere due creatori insieme. Quindi però le emozioni devono guidare e il cuore sempre deve guidare, ricordate. Quindi questo è veramente molto importante. E vediamo un attimo, vi leggo come sempre il poema meraviglioso del mago. Io sono il mago, codificato dal mago bianco. Il doppio 7 è il mio numero.
segno del mio assorbimento supermentale nelle forze della creazione cosmica. Dentro la mia sfera di cristallo vi è tutto quello che può essere visto o conosciuto. Attraverso la mia suprema recettività, io vi lascio i codici della definizione risonante, che voi chiamate tempo. Sospendi ogni pensiero ed entra con me nell'incanto senza tempo del mio oracolo, l'oracolo del mago, per il quale le dimensioni sono cucite insieme. La mia mente è l'universo. Il mio corpo è il mondo che vedi. Il mio linguaggio è il suono melodioso del mondo naturale. Il mio terzo occhio è la triangolazione di corpo, mente e parola. Io sono il datore dei nomi magici. Io possiedo il segreto della corda perduta, la musica delle sfere, le vibrazioni più elevate della legge cosmica. Conoscere me è conoscere gli alberi, perché io sono il movimento e la misura dell'ordine naturale. Una. Grazie. Grazie a tutti, scusate di questa dance, ma il mago questa sera doveva fare mangiare, quindi io sono da nessuna, via, quindi, come sempre. Messaggio, Grazie a messaggio. tutti. Grazie tesoro. No, dico messaggio ricevuto comunque anche malgrado tutte queste interferenze. Ma assolutamente, perché non desisto, non ho paura di niente, non mi faccio fermare da nessuno e da niente, assolutamente. Esatto. C'è sempre, Esatto. ricordatevi, e questa è una cosa che io ho sempre detto nella mia vita, una porta in cui entrare, quindi quel cambio di visione che ci chiedeva all'inizio, voi se non riuscite a entrare nella porta principale, guardate la porta di servizio, guardate la porta generale, ma una porta per entrare c'è sempre. Quindi non desistete mai. Se veramente ponete quell'intento, questo mago veramente ci chiede di porre veramente quell'intento di magia su di voi, trovate quell'entrata. Anche da sotto la piramide si può entrare, ricordatevi. Ci sono tanti modi per entrare in piramide e sapete voi in quanti modi io conosca. Quindi grazie mille a tutti. Viviamo. Baci, baci, baci. Grazie, A grazie te un tesoro. child. Ok. Dunque, allora, ora appunto ci addentriamo in questa energia meravigliosa, in questa frequenza del mago bianco, che è un archetipo molto importante e infatti non a caso arriva proprio come onda numero 2, la seconda dello Tzolk'in, di questo nuovo computo. E cosa ci comunica? Anzitutto che dopo aver appunto passato questa, diciamo, nuova rinascita, questa nuova nascita che attraverso le nostre acque siamo riusciti a fuoriuscire, appunto, a dare vita a un progetto, a un qualcosa di nuovo che abbiamo voluto proprio nutrire affinché prendesse una forma, e alla fine, al termine dell'onda, poi del drago, quindi il giorno di ieri, nel tono numero 13, e nel viandante cosmico, ci si è come spalancato un passaggio, un gate che ci apre appunto e apre al mago la possibilità di portare appunto questo ologramma che grazie al mago e grazie all'immaginazione del mago, perché l'immaginazione che non è altro che agire la propria magia, quindi agire la propria magia, riesca a trasferirlo sul piano appunto dallo spaziale, quindi dal tridimensionale al
al quadridimensionale, quindi dove appunto c'è il regno dell'anima, insomma dell'inframondo, dell'inconscio, e quello che appunto tutto quello che ne può fiorire, ecco. Starà appunto nel mago appunto l'intento primario, quello di attrarre soprattutto questa grandissima energia che dobbiamo cercare di a cui dobbiamo cercare di sintonizzarci per comprendere che noi, c'è la temporalità poi, che è uno dei appunto delle parole chiave del mago, non è altro che non che non esista il tempo e che quindi tutto si cancelli, no, semplicemente ci vuole comunicare che dobbiamo e abbiamo la possibilità di, attraverso gli strumenti dell'arte, quindi quelli che sono più consoni a noi, quindi la bacchetta che noi vogliamo scegliere e che è più affine e consona alla nostra natura, alla nostra anima, possiamo ricreare e co-creare appunto il nostro tempo uguale arte, che sarebbe la legge appunto del 13-20, contro, ovviamente in antitesi alla legge comunque dissonante del 12-60. Noi qui abbiamo la possibilità, e lui ci insegna, che il nostro tempo è la nostra arma primaria, e quindi attraverso di quella noi creiamo nello spazio, quindi nella 3D, quello che l'immaginazione ci trasmette, ecco, dal nostro parallelo, dal nostro più alto sé dimensionale, ecco, che vive in altre dimensioni parallelamente alla nostra. Questo di fatto è insomma, le motivazioni e l'energia primaria che porta questo mago. Ora io voglio fare una cosa molto diversa dalle altre volte, perché siccome sto lavorando a un progetto che ancora manteniamo segreto, però sto in pratica scrivendo un po' questi glifi, cercando di interpretarli un po' in maniera anche molto leggera e per quanto sia nel mio comunque modo, e quindi sono anche un po' comunque poetici e sono anche molto fruibili, ecco. Quindi vi volevo leggere quello che è l'interpretazione di questo, la mia visione, diciamo, per questo glifo molto bello e molto importante, che fra l'altro è il glifo di per esempio John Lennon, che scrivò Imagine non a caso, e anche per esempio del Dalai Lama, e quindi è veramente un glifo molto, molto potente, molto, molto importante. Dunque, recita così: è giunto il momento di attrarre l'intento per fare spazio all'immaginazione dentro di noi e di vibrare al ritmo più alto della nostra propria frequenza, incantandoci attraverso l'uso della nostra stessa arte. Canalizziamo e radichiamo in ricezione il nostro potere interno, finalmente liberi da tutte le catene imposte ed autoimposte dalla dissonante matrice artificiale della frequenza 1260, secondo cui il tempo è uguale denaro. Con il solo uso della nostra mente e degli elementi che la natura amorevolmente ci predispone, controlliamo e scandiamo il nostro più autentico progetto divino. Trasferendolo sul piano tridimensionale, operiamo la vera ed unica magia a noi richiesta, e con strumenti duramente conquistati, ma da sempre a noi adeguati, realizziamo l'incanto del nostro proposito di vita, fino a farlo divenire il più fedele riflesso di noi stessi, la nostra più immensa e distinta opera d'arte. Ecco qui, questo ve lo volevo leggere. Questo è appunto un po' nella mia visione quello che è la descrizione di questo meraviglioso glifo e diciamo dell'imprinting che dà a tutti questi 13 giorni, scusate, compreso oggi 13. Bene, poi andando avanti incontriamo sempre nella natura proprio pura, più pura, e questo ve lo ricordo, come vi ho detto già,
con l'inizio dell'onda scorsa, stiamo incontrando per la prima volta tutte le, diciamo, in purezza, ecco, e in autenticità, tutte eventi, le prime, diciamo, apparizioni di questi archetipi, che sono i 20 glifi che compongono appunto le 20 tribù appunto dello Tzolk'in Maya. Domani incontreremo quindi per la prima volta l'aquila blu lunare, e l'aquila blu che ci dà appunto la sfida che ovviamente la prima del mago è quella che, se vogliamo veramente aprire le danze a questa magia, dobbiamo ovviamente fare i conti con la dualità e la polarizzazione che ci viene, diciamo, il contrasto, ecco, che ci arriverà da quello che la visione dell'immaginario della aquila deve trovare una sua stabilità, quindi nel qui e ora. Quindi attraverso la mente verremo sfidati a trovare una stabilità, far trovare una stabilità a questa visione che ci propone e ci offre l'aquila. Poi nel tono 3, che abbiamo il guerriero elettrico, giallo, e qui si attiva il servizio del guerriero elettrico, che non è altro stimolare il proprio coraggio, la propria intelligenza a trovare le giuste soluzioni, ecco, soluzioni, e il vincolarsi a un proposito quindi più alto, che è quello del mago, il trovare l'intelligenza di auto-interpellarsi e trovare la soluzione attraverso il guerriero. Poi abbiamo nel tono 4 la terra rossa autoesistente, prima manifestazione, glifo 17. Lei di forma, quindi cerchiamo di manifestare, diciamo, sulla terra la sincronicità, quindi l'importanza di dare ascolto e attenzione a quello che ci arriva davanti. Ogni cosa nella natura e sulla terra è un segno, un simbolo. Può essere un numero, può essere anche solamente un animale che ci si presenta davanti. Ogni cosa la terra renderà manifesto nella forma una sorta di interpretazione e anche una spiegazione, ecco, a questo linguaggio naturale magico che la terra a cui la terra ci vuole introdurre. Poi abbiamo il tono 5, lo specchio intonante, intonante bianco, quindi tono 5, glifo 18, e qui diamo ovviamente la spinta si fa prepotente e si rafforza il proposito di riflettere ciò che il nostro ordine, quindi l'immagine che noi abbiamo e riflettiamo attraverso e per mezzo degli altri, debba assolutamente corrispondere e irradiare la nostra più vera, diciamo, essenza anche. E quindi diamo proprio forza e comando al vedere nitidamente quello specchio con il coraggio e con la forza di essere autentici in pratica. Poi la tempesta, abbiamo la prima manifestazione della tempestona che arriva nel suo tono ritmico, il primo, che è il ritmico, è il numero 19, a cui Shams è molto legata, sia come numero che Certo, ma come... anche perché non sapete che la casa di Ra è il numero 19. Ecco, Ti ha vedete? segnato il numero 19, Che quindi meraviglia. Che meraviglia, è stupendo. Io invece il numero 11, pensate, 11 e 19 dei numeri, io sto all'11, per cui sono stato accolto così, e qui a Berlino. Comunque, dicevamo, la tempesta ci aiuta a riorganizzare un attimo tutta l'energia e come dire, le forze che si sono catalizzate intorno a noi per creare un po' di sconquasso, e quindi
cioè starà a noi cercare di trovare questo ordine, questa centratura interiore affinché appunto si possa eguagliare poi in esterno, ecco. Quindi creare prima dentro di noi l'ordine e la pace, la calma, poi dopo, ok, allora la possiamo portare anche fuori in organizzazione e portarla appunto in bilanciamento con tutti gli elementi e tutto ciò che ci circonda intorno, e anche le persone ovviamente. Quindi cerchiamo di stare un po' calmini, ma comunque in questo tono la tempesta è molto tranquilla, ve lo assicuro. Poi dopo abbiamo nel sole risonante, sì, sole risonante è giallo, che è il centro, il cuore dell'onda, e questo è un portale fortissimo perché è anche il primo segno chiaro di Pakal Botan, quindi compare, diciamo, evidenziato in questi sono unici glifi che compaiono in rilievo diciamo in contorno, in cornice alla tomba del grande Pakal Botan, e sono in tutto 13 se non sbaglio. Comunque questo è il primo in pratica. Con esso appunto, con il sole, ritroviamo il canale per far entrare quella luce che grazie alla tempesta, ripulendo appunto ha dato spazio, nuovo spazio per incanalare una nuova luce, una nuova vita che con più sintonia a, diciamo, la nostra anima e a tutto ciò che è spirituale, perché nel 7 abbiamo proprio il cuore dell'onda, allora possa illuminare appunto il nostro sentiero, ecco, e soprattutto fare luce e verità, la verità che venga appunto dallo spirito, quindi dal profondo, in connessione molto alta. Poi abbiamo il dragone, il draghetto cosmico, scusate, galattico, il drago galattico, che è appunto è entrato in armonia con se stesso, in armonia con quelle immagini che non accettava di se stesso, quindi questi draghi, queste ombre che abbiamo coraggiosamente tirato fuori, portato davanti a quello specchio e fatto, diciamo, siamo andati a nutrire, insomma, queste immagini, questi demoni, queste ombre, sono riportate ora in integrità, e quindi possiamo, diciamo, avendo fatto pace con esse, possiamo amarci di più e proporci in toto, nella vera essenza che noi portiamo appunto nel creare questo nuovo tempo, questa nuova modalità di vivere più comodamente nel nostro quotidiano. Poi abbiamo il vento, meraviglioso, questa è un'energia sacra assolutamente, perché era appunto l'archetipo di nascita di Bolonik, che era la compagna di Pakal Botan, del grande Pakal. Quindi lei, che è il secondo, infatti il secondo, che poi in realtà è il terzo, dall'inizio del computo, il terzo portale di attivazione galattica, è il secondo su questa onda, e il vento solare ci aiuta a respirare, diciamo, dentro ciò che vogliamo portare poi allo scoperto, quindi nel silenzio trovare la calma e comunque il giusto messaggio che va comunicato in maniera pulita e anche però molto molto sicura, molto cioè con l'intenzione proprio di passare questo messaggio puro e nitido attraverso appunto il tono solare, che ci arriva da questa grandissima energia che muove molto, e quindi può anche molto cambiare intorno a noi situazioni, e quindi insomma accogliamola nel silenzio e poi comunichiamola con la sicurezza e l'intento proprio di polso. Poi abbiamo la notte planetaria,
notte planetaria, glifo 23. Qui abbiamo la possibilità di ampliare e manifestare quindi anche poi di conseguenza ciò che dall'inconscio preme, e dal mondo del sogno, dal dream time, quindi dal tempo del sogno, vuole e cerca un canale per raggiungere la manifestazione del nostro sogno. Quindi qui stiamo attenti assolutamente ai messaggi e ai simboli di tutto ciò che ci arriva oniricamente, perché appunto qua abbiamo la possibilità di poter sognare quel sogno, quindi portarlo dall'inframondo a questo mondo, appunto su questa matrice tridimensionale. Ed è meravigliosa questa notte planetaria blu, perché ci porta proprio tantissima intuizione e ispirazione e abbondanza. Questi tesori devono insomma in qualche modo raggiungerci. Poi nel tonos 11, qua abbiamo la seconda grande sfida, che è diciamo la sfida primaria del mago, quindi il seme che vuole liberare, vuole dissolvere questa propria trasmutazione, il che vuol dire che attraverso il mago, cioè il mago utilizza la pazienza, la calma, la semplicità e il tempo uguale arte che ci vuole al seme per divenire fiore, al, al bruco per divenire farfalla, insomma, al fiore per divenire frutto. Quindi nella calma bisogna trovare il proprio tempo, e quindi ci insegnano queste due cose fondamentali, sia il mago che il seme. Bisogna stare nella semplicità, nella calma e nel rispettare il proprio tempo, perché il bersaglio e la fioritura riesca a trovare il proprio canale per poter rinascere a se stesso. Questo è lo spettrale. E dopo abbiamo il tono cristallo e serpente. Serpente cristallo rosso è meraviglioso e cerca assolutamente, ci comunica il potere di poter condividere la propria energia, la propria forza e l'apertura in toto, in tutta libertà del proprio istinto, ecco. E quindi qui liberamente lo liberiamo, e in cooperazione e anche diciamo uniformandoci a tutte le altre anime, riusciamo a trovare appunto a trovare familiarità, ecco, attraverso gli altri e grazie agli altri. Quindi consacriamo questo momento di apertura per mostrare e per esprimere in tutta libertà il nostro istinto, ecco, anche e soprattutto sessuale, ricordiamoci, perché è molto importante, in maniera sacra, perché il sesso, se vissuto in maniera sacra, è assolutamente salubre, ecco. Poi dopo in finale appunto raggiungiamo il 26, che è un glifo a cui sono tanto connesso e che è una costante appunto galattica, perché appunto richiama i 260 glifi, richiama i 26.000 anni di tutto di un ciclo più grande di un Katun, insomma il 26, infatti anche questo è un segno chiaro di Pakal Votan, ed è il mio glifo fra l'altro attuale che io vesto quest'anno, quindi lo conosco e lo vivo molto, molto familiarmente, ecco. Con l'allacciatore noi qui abbiamo la possibilità e finalmente la grande opportunità di allacciare e creare questo ponte di cui parlava anche già prima Shams, fra cielo e terra, insomma, che dal cielo porta verso oltre, verso questi grandissimi reami che
noi invece come umani chiamiamo semplicemente e abbiamo come grande spauracchio la morte, ma in realtà la Lacciatore ci insegna che sono appunto come delle estensioni, ecco, delle porte che ci possono aprire verso differenti, differenti dimensioni, quindi modo di percepire. Ecco, qui scegliamo la modalità di comunicare e anche di appunto uniformarci a tutto ciò che non riusciamo a spiegare, ecco, umanamente e comunque che va oltre, ecco, l'immaginario e questo tipo di appunto matrice tridimensionale. Quindi stando in presenza noi riusciremo ad allacciare questa grandissima opportunità che ci dà l'allacciatore dei mondi, questo ponte. Benissimo, perfetto, abbiamo finito. Adesso vi leggo la versione del mio archetipo del mago, che è il numero 10, no scusate, cavolo dico, è il numero 14. 14, eccoci qua. Io sono il mago, codificato dal mago bianco. Doppio 7 è il mio numero, segno del mio assorbimento supermentale nelle forze cosmiche della creazione. Dentro la mia sfera di cristallo c'è tutto quello che può essere visto o conosciuto. Grazie alla mia suprema ricettività ti lascio i codici della definizione risonante, che tu chiami tempo. Sospendi ogni pensiero ed entra con me nell'incantesimo senza tempo del mio oracolo, l'oracolo del mago, grazie al quale le dimensioni vengono cucite insieme. La mia mente è l'universo, il mio corpo è il mondo che vedi. Il mio parlare è il suono melodioso del mondo naturale. Il mio terzo occhio è la triangolazione di corpo, parola e mente. Io sono colui che dona nomi magici. Io detengo il segreto dell'accordo perduto, la musica delle sfere, le vibrazioni superiori della legge cosmica. Conoscere me è conoscere gli alberi, perché io sono il movimento e la misura dell'ordine naturale. Unabku 21. Perfetto, quindi uniamoci, uniamo le nostre radici come degli alberelli e ampliamo queste bacchette come rami e facciamo magia, facciamo arte, quello che volete. Grazie mille Moonchild, Grazie a voi. grazie mille a tutti, Grazie della a te. pazienza, stasera è stata un po' movimentata, ma È stata non un ci po' siamo dura, lasciati, non ci siamo persi. però vediamo le E stelle, vediamo le tue stelle sopra di te, che bello. Si vede, e la Voi luce, vedete anche altri movimenti, credo, qua dentro. bello, Sono è meraviglioso. assolutamente in connessione con il mago. Come sempre, figurati. Assolutamente. Quindi grazie a tutti, Grazie veramente, e dell'attenzione. buona onda del mago, buona magia a tutti. E poi Buona raccontateci la prossima volta quante magie avete fatto. Avete creato, non fatto, creato, creato. Che cosa avete Create, creato? create, create. Un bacione. Create per tutti noi. Un bacio grande, un bacio a te Ciao, Moonchild e buona serata. Ciao a ciao, grazie tutti. a tutti. Ciao, Ciao, buona ciao. serata. Ciao, 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 ciao tesoro.